Delta Wasp 2040 Clay è la stampante che nasce per stampare materiali fluidodensi, quindi tutto quello che riguarda il mondo ceramico, da porcellane, grès e terraglie. Vediamo la procedura di installazione della stampante. Una volta posizionata la stampante possiamo iniziare con rimuovere le mollette, una per ogni cinghia. Togliamo la spugna protettiva e attacchiamo la spina alla stampante. Una volta accesa possiamo verificarne la corretta funzionalità e facciamo auto home. Posizioniamo l'estrusore bloccandolo con le due viti date in dotazione. Scarichiamo i profili di stampa e il manuale e poi possiamo rimuovere l'adesivo blu. Con macchina spenta colleghiamo l'estrusore al cablaggio della stampante e posizioniamo il supporto in nylon per il serbatoio d'alluminio. Prima di posizionare il supporto in alluminio incastriamo il distanziale in nylon . Una volta posizionato il supporto d'alluminio possiamo serrarlo con la chiusura del supporto. Ora possiamo posizionare il manometro sul lato sinistro della stampante. Colleghiamo il tubo dell'aria proveniente dal compressore. Colleghiamo il tubo di nylon dal manometro al serbatoio d'alluminio. E infine colleghiamo il tubo di Teflon dal serbatoio all'estrusore. Accertiamoci che tutti i tubi siano ben fissati. Accendiamo la stampante e procediamo con il livellamento della macchina. Prima di tutto dovremo impostare il valore di Z, ovvero la distanza tra l'ugello e il piano di stampa. Tramite il pomello possiamo avvicinare l'estrusore in prossimità del piatto. Cerchiamo di mantenere circa mezzo millimetro di distanza tra la punta dell'ugello e il piano di stampa. A questo punto possiamo confermare e salvare il valore di Z. Ora procediamo col livellamento manuale. In questo modo possiamo garantire una corretta planarità del piano di stampa. Tramite il pomello possiamo posizionarci in 4 punti del piatto e regolarlo con una brugola di 3. Ora possiamo procedere alla preparazione dell'impasto. Partendo dal panetto d'argilla fornito in dotazione, possiamo impastarlo aggiungendo dell'acqua. L'obiettivo è raggiungere una consistenza del materiale corretta per la stampa. Non deve essere né troppo morbido né troppo duro. Per verificare la consistenza corretta possiamo utilizzare la siringa data in dotazione con la stampante e verificarne la durezza. Il cilindro d'argilla estruso centrale è quello corretto. Passiamo al caricamento del serbatoio d'alluminio. Ci sono 2 modalità. La prima è inserire il pistone, preparare una serie di palline d'argilla e inserirle una dietro l'altra. Il secondo procedimento è utilizzare la dima di caricamento in nylon fornita con la stampante e inserire a pressione il materiale. Togliamo la dima, puliamo bene la superficie del serbatoio e infine inseriamo il pistone.
Per tutti e due i procedimenti passiamo alla chiusura con i due tappi d'alluminio. Importante mantenere lubrificate le barre filettate per garantire una facilità di chiusura coi 4 pomelli. Mi raccomando, accertiamoci che i due tappi siano perfettamente aderenti al serbatoio d'alluminio. Una volta posizionato il serbatoio d'alluminio sulla stampante, possiamo verificare e procedere con una prova di estrusione. Rimuoviamo il tubo di Teflon e cominciamo a dare un po' di pressione tramite il manometro. Se vediamo uscire in maniera costante già 4-5 bar il materiale, vuol dire che possiamo iniziare a stampare. Rimuoviamo l'aria e reinseriamo il tubo di Teflon nell'estrusore. Ora invece possiamo verificare una corretta estrusione direttamente dalla macchina. Quindi possiamo andare in Auto Home, estrudi materiale e verificare che il materiale fuoriesca dall'ugello. Quando abbiamo finito di settare la stampante possiamo iniziare a stampare. Innanzitutto iniziamo con scaricare i profili di stampa. Accedendo al sito 3dwasp.com, nella sezione Download, possiamo andare a scaricare i profili dell'estrusore LDM Wasp. Una volta scaricati i profili, apriamo il software di slicing Simplify 3D. Verifichiamo che l'unità di misura sia in millimetri al secondo. E poi procediamo con l'importazione del profilo. Quindi andremo in File, Import FFF Profile e selezioniamo il file che abbiamo scaricato. Simplify 3D ci dirà che ha importato correttamente il profilo, che andremo a selezionare nei settaggi. Ora possiamo caricare un file STL con cui vorremmo fare, cambiando pochi parametri, un vaso. Facciamo un esempio di come poter ottenere un vaso cambiando pochi settaggi. Carichiamo il file STL, andiamo in Edit Process Settings, verifichiamo che il diametro dell'ugello selezionato sia quello utilizzato nell'estrusore, definiamo un'altezza dei layer che andrà a determinare la qualità superficiale di stampa e in questo caso eliminiamo il valore di top. Selezioniamo un solo shell, quindi un solo perimetro di bordo di stampa e infine abilitiamo la modalità vaso. In questo modo potremo ottenere in poco tempo un vaso. Controlliamo la velocità che può essere impostata in base alla durezza del materiale, in questo caso 60 mm al secondo. Tramite Prepare to Print possiamo verificare già tutti i movimenti che effettuerà l'estrusore durante la stampa. Questa modalità ci serve spesso per verificare la correttezza del G-code. Salviamo il G-code e salviamolo nell'SD card. A questo punto dalla stampante possiamo selezionare il codice di stampa e la macchina partirà automaticamente. La parte più importante è il primo layer, quindi verifichiamo durante i primi momenti di stampa che il materiale sia ben adeso alla superficie.
Durante la stampa inoltre possiamo calibrare il flusso del materiale. Infatti andando in adatta possiamo variare la percentuale del flusso, in questo caso diminuendola o aumentandola. Un altro parametro che ci può aiutare a calibrare le prime fasi di stampa è anche aumentare o diminuire la velocità, in questo caso direttamente ruotando il pomello. Inoltre, se notiamo che l'ugello è sporco, possiamo premere il pulsante giallo di pausa e pulire l'ugello. E semplicemente ricliccando il pomello grigio possiamo riprendere la stampa. Per quanto riguarda la pulizia delle componenti della macchina, spegniamo la stampante, rimuoviamo l'aria tramite il manometro e stacchiamo l'estrusore. Iniziamo col svitare il motore dal corpo estrusore e puliamo la vite con della carta o una spugna. Per quanto riguarda le altre componenti, possiamo svitarle e pulirle sott'acqua corrente. Per la pulizia del serbatoio d'alluminio svitiamo i 4 pomelli neri, rimuoviamo i tappi e aiutandoci con un bastone possiamo rimuovere il pistone. Il pistone e il serbatoio d'alluminio possiamo pulirlo con dell'acqua. Per approfondire tutti i temi di stampa 3D potete iscrivervi ai corsi avanzati sul sito www.3dwasp.com.